Buonasera a tutti, siete tanti e dopo aver ascoltato tutta la sera questi speech di persone che hanno fatto veramente cose molto importanti, è forse per me un po' imbarazzante presentarvi una semplice guida turistica. Il mio lavoro è quello di accompagnare, di portare visitatori, anche bolognesi, in giro per la città di Bologna per scoprire la sua storia e la sua unicità, perché Bologna è davvero unica. Cerco di farlo con parole semplici, chiare e cerco di farlo in maniera che le persone che sono con me memorizzino quello che io racconto. Quando parlo io uso ovviamente le mie parole, ma uso soprattutto le parole dei miei genitori e ancor più dei miei nonni, perché io ho avuto dei nonni molto anziani e quando ero piccola mi raccontavano una città che oggi non esiste più, mi raccontavano la Bologna precedente alla Seconda Guerra Mondiale, quindi io cerco di arricchire le mie visite guidate proprio con la loro voce, perché purtroppo dalle guide piuttosto asettiche che oggi si possono facilmente scaricare dalla rete, questa Bologna non si riesce più a percepire. E quando non lavoro, cioè quando non porto in giro gruppi, quando non sono in giro con turisti e bolognesi, io passo il mio tempo a studiare, studio sempre, studio di giorno ma molto più spesso studio di notte e più studio il passato ma anche il presente di Bologna, la mia mente continua sempre a riempirsi di meraviglia. Io faccio il mestiere più bello del mondo, io mi alzo la mattina e non so mai alla fine della giornata quante cose nuove avrò imparato, anche per preparare questo breve speech io ho imparato cose nuove, quindi credo di essere veramente fortunata. Quando Andrea mi ha telefonato per chiedermi se volevo partecipare a questo evento e quando mi ha detto che il titolo di questo evento era È un miracolo, io non ho avuto nessun dubbio. Quello che vedrete in questo video per me è un vero miracolo.
Se abbiamo un cellulare in tasca, non so se è una fortuna o no, ma dobbiamo ringraziare un bolognese, cioè Guglielmo Marconi. Avete mai pensato come potrebbe essere il mondo senza questa città? Ci sarebbero veramente tante cose in meno. Voglio dire, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Bologna ha dato al mondo una gelatiera per fare il gelato e ha dato la possibilità di mangiare il cioccolato anziché berlo. Per me non c'è fisica quantistica che regga il confronto. Saremo sempre a credito, sempre, sempre, sempre a credito. E se non ci fosse stato Luigi Galvani, non ci sarebbe stato il romanzo Frankenstein, e se non ci fosse stato il romanzo Frankenstein non ci sarebbe stato un film che si intitola Frankenstein Junior, e nessuno avrebbe mai detto il lupo ululà e il castello ululì, e quindi un pezzo della nostra vita non avrebbe più senso. Quindi io credo che sarebbe davvero importante che tutti i bolognesi conoscessero la storia di questa città. In realtà sono tantissimi i ragazzi che non conoscono la storia di Bologna e che non conoscono, che non sono coscienti dell'incredibile contributo che Bologna ha dato all'Italia e al mondo in tantissimi campi diversi. Voglio dire, come facciamo a pensare di costruire un futuro vincente, migliore, se non conosciamo il nostro passato? Forse è un luogo comune, forse è una frase banale, ma è una cosa in cui io credo fermamente. Prima di organizzarci per il futuro dobbiamo capire bene il nostro passato. E siccome il TED è un luogo dove bisogna raccontare idee di valore, la mia idea di valore è questa. Io vorrei che nelle scuole del nostro territorio si insegnasse la storia di Bologna e di questo territorio. Vorrei che diventasse una materia obbligatoria, vorrei che non si organizzassero delle gite a, cito le mie, Volterra, San Gimignano, le grotte di Frasassi, Milano e Firenze. Vorrei che invece si organizzassero delle gite a Bologna. Mi piacerebbe che una volta alla settimana i ragazzi uscissero, gli studenti uscissero dalle loro classi e invadessero la nostra città per andare a vivere e scoprire, non leggerla sui libri, ma scoprire la nostra città, perché la storia di Bologna è scritta nei suoi mattoni, nei suoi palazzi, nei suoi musei e anche nelle sue periferie e quindi nelle sue contraddizioni. I ragazzi non dovrebbero fermarsi soltanto al centro storico, ma dovrebbero anche andare alla scoperta della periferia della città, perché Bologna è una città che da sempre è ricca di contraddizioni. È proprio anche scoprendo le contraddizioni di Bologna che noi possiamo migliorare la conoscenza che abbiamo di questa città. Bologna è sempre stata una città nel passato molto anticlericale, ma è anche stata la più importante città pontificia dopo Roma della storia. Bologna, tra gli anni 20 e gli anni 40, è stata la città più di destra e nello stesso momento più di sinistra. Bologna è la città dove oltre 1000 anni fa è stata fondata la più antica università del mondo, ed era un'università di diritto, di legge, e oggi mi dicono che abbiamo forse il primato in Europa per la devastazione graffitara. Non parlo di street art, che amo molto, ma parlo del graffito come atto vandalico su monumenti storici e artistici. Bologna è la città della luce, della scienza. Ho citato Luigi Galvani, Tagliacozzi, Malpighi o Marconi, ma è anche la città del buio e degli anfratti dei portici. Contraddizioni che Giacomo Leopardi sintetizza in poche parole. Giacomo Leopardi ha vissuto molto nella nostra città e durante i suoi soggiorni bolognesi, anche molto prolungati, ha scritto tantissime lettere alla sua famiglia, e in alcune lettere si scrive quanto lui fosse innamorato di Bologna, di quanto fosse bello vivere in questa città, dove non era mai vissuto in una città bella quanto questa, dove l'atmosfera era gioiosa, gaia, felice, dove le donne erano bellissime. Sono ancora bellissime. Nelle stesse lettere
Leopardi dice che però quando vai in giro a passeggiare sotto i portici di Bologna devi sempre avere dei soldi in tasca, perché se tentano di rapinarti e non hai niente in tasca, l'usanza a Bologna è di ammazzarti. Quindi, come vedete, ci sono tante contraddizioni e bisogna, come dire, essere coscienti anche di queste tradizioni. In un mondo globalizzato come quello in cui viviamo, sarebbe importante che i bambini di Bologna, qualsiasi sia la loro origine, perché sempre bolognesi sono, imparino a conoscere la storia di questa città, perché così imparano ad amarla. E quando impari ad amare qualcosa, automaticamente rispetti quella cosa. E crescendo come adulti, sicuramente si daranno un gran da fare, perché amano questa città, a migliorarla e soprattutto a far sì che continui ad essere una grande città. E termino dicendo che vorrei anche che la politica in qualche modo ritornasse a scuola e studiasse la storia di Bologna, perché di sicuro diventerebbe una politica migliore e più giusta nei confronti di chi vive in questo territorio. E questo discorso che ho fatto da orgogliosa petroniana vale per qualsiasi città italiana. Se ogni persona amasse la propria città e il proprio territorio perché lo conosce, perché li conosce, il futuro del nostro paese non potrebbe che giovarsene. Grazie.